Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Abbiamo parlato dell'influenza 2024-2025 e in molti ci avete chiesto dell'influenza intestinale. In realtà questa infezione virale non è correlata all'influenza vera e propria e anche se è molto diffusa in inverno è presente anche in tutto il resto dell'anno. Oltre a creare molto fastidio per alcune categorie di persone, come ad esempio i bambini, può essere pericolosa per il rischio concreto di disidratazione. In questo video quindi capiamo la differenza tra influenza intestinale e stagionale, quali sono i virus che la provocano, come si prende, quali sono i sintomi e come possiamo curarla, con un occhio anche all'alimentazione. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. L'influenza intestinale è in realtà una gastroenterite virale, cioè un'infiammazione dello stomaco e dell'intestino provocata da virus. I maggiori responsabili sono il temuto rotavirus, ma anche il norovirus e l'adenovirus. Non ha quindi alcuna correlazione con l'influenza stagionale, che invece viene provocata da un ceppo di ortomyxovirus che ogni anno muta, prevalendo sugli altri. Differisce inoltre per modalità di contagio e sintomi. Vediamoli insieme. L'influenza intestinale si trasmette principalmente per via orofecale e quindi attraverso il contatto diretto o indiretto tra la propria bocca e le feci di una persona infetta. Chiaramente ognuno di noi si starà chiedendo come sia possibile un contatto del genere. Può avvenire tramite contatto diretto con una persona infetta, quindi una stretta di mano o un abbraccio e portando poi chiaramente le mani alla bocca, consumo di cibi o bevande contaminate, quindi preparato o comunque maneggiato da una persona infetta e con le sue mani sporche, contatto con superfici infette come telefoni, maniglie, citofoni, pulsantiere o gli stessi sanitari. L'ordine in cui ho elencato gli oggetti non è casuale, ma vuole porre l'attenzione sul fatto che il nostro telefono può essere più sporco e contaminato da virus batteri rispetto al water. Gli ambienti in cui è più facile contagiarsi sono i luoghi affollati come uffici, trasporti pubblici, scuole e asili. Soprattutto nelle comunità frequentate dai bambini piccoli è facile che si diffondano queste gastroenteriti virali, perché i bambini non prestano particolare attenzione a lavare le manine dopo essere andati in bagno e comunque condividono spazio e giochi con tanti bambini per molte ore. Un altro aspetto che favorisce il contagio è che spesso questo è possibile anche durante il periodo di incubazione, quindi il periodo che va dal contatto con il virus fino alla manifestazione dei sintomi. Questo periodo può variare da 12 ore a 3 giorni a seconda della tipologia di virus coinvolta. Il norovirus, che è la causa più comune della gastroenterite virale, ad esempio ha un esordio improvviso con un'incubazione che dura appena 12 ore. Invece il rotavirus, che spesso causa grave disidratazione nei bambini, richiede circa 2 giorni e questi possono essere sufficienti perché venga contagiata l'intera classe del bimbo infetto ma non ancora sintomatico. I sintomi dell'influenza intestinale possono essere molto lievi, tanto da passare inosservati, fino a diventare molto severi, tanto da richiedere in alcuni casi l'ospedalizzazione. I principali sintomi sono diarrea acquosa, quindi feci completamente sfatte e liquide con evacuazioni molto frequenti, nausea e vomito, anche in questo caso molto liquido e con episodi ripetuti, crampi e dolori addominali dovuti alla forte irritazione dello stomaco e dell'intestino, febbre lieve o moderata, stanchezza e spossatezza anche causata dalla perdita di liquidi e sali minerali. La severità dei sintomi dipende da una serie di fattori come la salute generale del paziente, il tipo di virus coinvolto e l'età del paziente. Nei bambini piccoli infatti è più semplice che le ripetute scariche di diarrea e vomito portino a disidratazione. Questo tipo di evenienza è frequente nel caso del rotavirus e pone il bambino in una condizione di pericolo, per cui può essere necessario portarlo in ospedale per procedere alla reidratazione di tipo parenterale, cioè attraverso flebo. Proprio per evitare queste situazioni, per i neonati è disponibile gratuitamente il vaccino in gocce orali per il rotavirus. Nella maggior parte dei casi però l'influenza intestinale si risolve spontaneamente in pochi giorni, in genere sono necessari dai 2 ai 4 giorni. Chiaramente può protrarsi per più tempo se i sintomi sono più severi. In caso di influenza intestinale non esiste una cura specifica che combatta direttamente il virus.
È sicuramente importante il riposo per dar modo all'organismo di reagire correttamente e reidratarsi nel modo giusto per ripristinare la perdita di liquidi e sali minerali. In caso di necessità è chiaramente possibile cercare di alleviare i sintomi più fastidiosi come diarrea e vomito. I farmaci più utilizzati includono soluzioni reidratanti orali formulati in modo da ripristinare la quantità di liquidi e sali minerali persi con il vomito e la diarrea. Sono in genere soluzioni già pronti o granulati da disciogliere nella corretta quantità di acqua e spesso non è semplice farli bere ai bambini, ma se prescritti dal pediatra è importante insistere. Vanno bevuti a piccoli sorsi per evitare ulteriori conati di vomito. Antiemetici, quindi farmaci o integratori che riducano la sensazione di vomito. I farmaci vengono utilizzati esclusivamente per gli adulti, mentre per i bambini o ad esempio le donne in gravidanza e allattamento possono essere utilizzati degli spray o delle gocce a base di zenzero e vitamine del gruppo B. Antidiarroici come la loperamide che blocca le scariche di diarrea vanno utilizzati solo in caso di necessità perché bloccare la diarrea aumenta il tempo di permanenza del virus all'interno dell'organismo. Un'alternativa alla loperamide possono essere i farmaci adsorbenti come la diosmectite, un'argilla che lega l'acqua rendendo le feci più solide. Ci sono poi anche delle alternative valide sia per adulti che per bambini, come l'Enteros Gel, un gel a base di silicio organico e acqua, oppure il Lenodiar, che ha un complesso vegetale che va a ridurre l'infiammazione dell'intestino. Antipiretici, come paracetamolo o ibuprofene nel caso in cui la febbre o il malessere generale siano debilitanti. Probiotici, cioè batteri buoni che colonizzano l'intestino ripristinando la flora intestinale. L'uso degli antibiotici invece è sconsigliato, in primo luogo perché non combattono i virus e poi perché attaccano ulteriormente la flora intestinale già messa a dura prova dalla diarrea. I probiotici sono anche conosciuti come fermenti lattici ed effettivamente sono un valido supporto per ripristinare la flora intestinale durante e dopo un'infezione gastrointestinale. Questi probiotici possono essere assunti sotto forma di capsule, bustine o compresse, generalmente a stomaco vuoto per favorirne l'assorbimento. Tra i ceppi batterici più efficaci ricordiamo il Lactobacillus rhamnosus GG, il Saccharomyces boulardii e il Bifidobacterium lactis, ma questo non vuole essere chiaramente un elenco esaustivo. A questo link trovi una selezione su semprefarmacia.it dei migliori fermenti lattici per il trattamento della diarrea. Anche se l'alimentazione non è la causa diretta dell'influenza intestinale, chiaramente la dieta può aiutare a favorire il recupero e a non peggiorare l'irritazione di stomaco-intestino. Da preferire sono quei cibi semplici, ricchi di nutrienti e facili da digerire come riso, patate, carote cotte, mela, banana, brodo leggero, fette biscottate e crackers. Molto importante reintegrare anche i liquidi persi con acqua, tè leggero, soluzioni reidratanti specifiche, da evitare le bevande molto calde o molto fritte. Da evitare invece tutti quei cibi complessi, grassi e difficili da digerire come latticini, fritti, dolci, bevande gassate e alimenti piccanti. Abbiamo visto cosa provoca l'influenza intestinale e come affrontarla. Chiaramente in caso di sintomi molto intensi o prolungati è importante consultare il medico. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.